Immagina di entrare in una casa che sembra perfetta, ma presto ti rendi conto che qualcosa di oscuro ti osserva. Ogni angolo nasconde segreti, ogni rumore ha una spiegazione che va oltre la razionalità. Oggi vi porterò in un luogo dove le ombre si fanno reali e una figura spettrale ha segnato la vita di una famiglia intera. Preparatevi a scoprire la storia che nessuno osa raccontare, il monaco nero di Pontefract. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. E oggi vi racconterò uno dei casi più inquietanti e misteriosi mai registrati. Un'oscura identità che ha terrorizzato una famiglia in Inghilterra, lasciando dietro di sé segreti, paura e una presenza che ancora oggi affascina e terrorizza chiunque vi si avvicini. Disclaimer: se questo video è troppo spaventoso per voi, vi prego di uscire e ci vediamo in un altro video. Nel 1966 una famiglia composta da Joe Pritchard, sua moglie Jean e i loro figli Diane e Philip si trasferirono in una casa situata in East Drive, una tranquilla via Pontefract nel West Yorkshire, in Inghilterra. La casa, che era una tipica abitazione di 2 piani, sembrava ideale per una nuova vita lontano dalle preoccupazioni. Ma quello che la famiglia non sapeva era che quel luogo nascondeva un passato inquietante. Non appena si trasferirono, però, iniziarono a manifestarsi strani eventi. Ogni giorno la famiglia sentiva rumori misteriosi provenire dalle pareti, come se qualcuno stesse camminando nei corridoi. Ma quando andavano a controllare non trovavano nulla. Inizialmente i fenomeni apparivano come piccoli segnali di disturbo, oggetti che cadevano senza motivo, un suono metallico che risuonava nelle stanze vuote e strani movimenti di porte e finestre. La famiglia pensò inizialmente a qualche problema strutturale o a degli scherzi, ma presto si accorsero che c'era qualcosa di molto più sinistro in gioco. Le cose peggiorarono rapidamente quando Diane, la figlia maggiore, cominciò a sentire una presenza come se qualcuno stesse dietro di lei. Ma non si trattava solo di sensazione di paura. La figura che Diane vedeva era quella di un monaco vestito di nero, un'entità oscura che sembrava materializzarsi in diversi angoli della casa. Joe Pritchard raccontò che la notte si svegliò con la sensazione di non essere più solo nella stanza. Guardò nel buio e vide una figura scura, alta e con un cappuccio, avvicinarsi lentamente. La figura sembrava quasi galleggiare sopra il pavimento, senza alcun suono. Quando Joe cercò di avvicinarsi per capire meglio cosa stesse succedendo, la figura sparì nel nulla. A questo punto i fenomeni si fecero sempre più violenti. Oggetti volavano attraverso la stanza senza motivo, scivolando dal tavolo come se fossero spinti da una forza invisibile. Un giorno Diane riferì che un quadro che si trovava sopra il camino era stato rovesciato da una forza che non riusciva a spiegare e che il vetro si era frantumato da solo, pur senza alcun movimento esterno. Inoltre Diane e Philip raccontavano di aver visto la figura del monaco aggirarsi per la casa, specialmente nelle ore notturne. E ci mancherebbe, sempre di notte girano. La figura sembrava emergere dalle ombre e muoversi velocemente, per poi svanire misteriosamente. Ma i fenomeni non si limitavano solo a visioni e suoni, cominciarono a verificarsi anche eventi fisici. Un giorno Diane si svegliò con le braccia graffiate, come se qualcuno l'avesse afferrata brutalmente. Ma non c'era nessuno. I graffi erano profondi e la sensazione di essere stata toccata da una mano invisibile si intensificò, alimentando il panico tra i membri della famiglia. Preoccupati per la sicurezza della loro famiglia, i Pritchard contattarono diverse persone per chiedere aiuto. Fu allora che entrarono in scena i famosi investigatori paranormali Maurice Grosse e Gay Lyon Playfair. Pensavate i Warren, ma no, non sono i Warren, che erano già noti per aver indagato sul caso di Poltergeist in Enfield. Quando Gross e Playfair arrivarono, trovarono subito una casa invasa da energie oscure. I ricercatori notarono una strana atmosfera, come se la casa fosse intrisa di una forza maligna.
L'intensità dei fenomeni non lasciava dubbi. La famiglia non stava semplicemente vivendo degli eventi inspiegabili, ma era chiaramente tormentata da una presenza paranormale. I due investigatori iniziarono a documentare gli eventi, testimoniarono che i mobili si spostavano da soli, le porte sbattevano violentemente, senza motivo, e le voci misteriose cominciavano a risuonare nelle stanze, sembrando provenire da un'altra dimensione. Un altro fenomeno strano era che la figura del monaco nero non appariva mai in modo fisico, ma la sua presenza si manifestava come una sorta di energia oscura che invadeva l'intera casa. Ma chi era realmente il monaco nero? Secondo alcune teorie, questa figura era legata ad un'antica leggenda di un monaco che secoli prima era stato giustiziato per crimini di stregoneria. Si dice che il monaco fosse stato imprigionato e giustiziato in quella zona e la sua anima non fosse mai riuscita a trovare pace. Altri credevano che la casa fosse costruita sopra le rovine di una vecchia cappella medievale e che la sua posizione sulla terra fosse tale da favorire la manifestazione di spiriti maligni. C'era anche chi sosteneva che la figura fosse legata a un'entità demoniaca più potente che si era annidata nei muri della casa, aspettando di essere liberata. Ma gli eventi non si fermarono ai soli fenomeni paranormali visivi e sonori. La famiglia Pritchard iniziò a subire veri e propri attacchi fisici. Diane fu spinta con forza contro il muro, mentre Joe fu sollevato da terra e lanciato contro un'altra parete. I testimoni affermarono che sembrava una forza invisibile stesse usando la famiglia come oggetto per esercitare il suo potere. Alcuni ricercatori suggerirono che la famiglia fosse vittima di un poltergeist, una forza che manipola fisicamente l'ambiente circostante, spesso legato a uno stato emotivo teso o traumatico, ma per alcuni la manifestazione del monaco nero andava oltre il poltergeist, suggerendo l'influenza di un'entità maligna che prendeva forma attraverso la paura e la disperazione. Nonostante gli sforzi degli esperti e i tentativi di placare gli spiriti, la famiglia Pritchard alla fine decise di lasciare la casa. E hanno fatto bene. Tuttavia la leggenda del monaco nero non finì lì. La casa di East Drive divenne una sorta di meta per appassionati di paranormale e ancora oggi si dice che la figura del monaco nero appaia di tanto in tanto, sempre avvolta nell'ombra, quasi a ricordare che il male può nascondersi dove meno ce lo aspettiamo. Anche se la casa è stata lasciata da tempo dalla famiglia Pritchard, il caso è ancora oggi oggetto di discussione tra esperti e appassionati di paranormale. E la domanda rimane: chi o che cosa era il monaco nero? E perché sembrava nutrirsi della paura della famiglia? E il caso del monaco nero di Pontefract continua a essere uno dei più misteriosi e inquietanti nella storia delle indagini paranormali. Alcuni pensano che si tratti di un vero spirito tormentato, altri suggeriscono che si tratti di una manifestazione di energie negative accumulate nel corso dei secoli. Quel che è certo è che la casa di East Drive ormai è parte di un mito che continua a spaventare chiunque ci si avvicini. Se vi trovate a Pontefract, ricordate la casa di East Drive, è ancora lì, silenziosa, pronta ad accogliere chiunque desideri scoprire cosa si nasconde nell'oscurità. Io non so se ci andrei, però magari sì, per curiosità lo farei, vi dico la verità, sono sincera. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia così inquietante e fatemi capire se anche voi avete avuto esperienze del genere. Mi auguro di no, assolutamente, però io ho vissuto in una casa dove ne succedevano di tutti i colori. Questa casa c'è ancora, ci vive ancora mia madre, però sono diminuite con il passare degli anni, poi le varie situazioni, comunque le varie cose che capitavano sono diminuite, ma quando ero piccola, quando ci vivevo fino all'età comunque 18 anni, ne succedevano di tutti i colori, cioè solo io e mia sorella e mio fratello sappiamo cosa abbiamo passato in quella casa. E niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi fatto compagnia anche oggi e ci vediamo per un prossimo video super spaventoso. Ciao!